Buongiorno a tutti quanti. Allora, come state? Penso che non mi abbiate mai visto, anzi perché non mi sono mai visto neanche io negli ultimi 5 anni con una sbarbazza così, però ci sono state un susseguirsi di vicende che mi hanno portato ad arrivare ad oggi con una sbarbazza così grande. Allora, cosa potrei portarvi con una sbarbazza così poderosa? Qualcosa di speciale, quindi andiamo di Mjolnir, ma una versione un po' speciale. Parliamo della versione Machined Open, ok? Allora, vi dirò che cosa ne penso. Prima cosa che logicamente tutti mi chiederete, e quindi ve lo dico subito in anticipo, parliamo di finiture. Allora, ho avuto per mano il satinato, che non spero si dica così, mi sta sfuggendo il nome, comunque quello satinato, e vi dirò che tra tanti rasoi satinati questo è, come scorrevolezza in viso, finitura, non è grezzo come potrebbe sembrare visivamente, quindi è un rasoio molto scorrevole, è una delle migliori satinature insieme a quello del Tatara che io abbia provato, quindi anche la versione satinata è veramente tanta roba. Parliamo di questo Machined. Allora, il manico è perfetto, non gli si può dire niente. Parliamo della satinatura, eccola qua, della testina e del capo. Il paragone, ok, che può venire in mente, a parte che il prezzo cambia e tutto, però parliamo di finiture visive, ok? Quindi quello che io avverto in mano è la differenza, ad esempio, tra questo e un Rex, ok? Lo so che fare un paragone con due rasoi che sono di due materiali un po' diversi, perché se non mi sbaglio il Rex è 316L, questo è un 303, e quello uno costa 200 euro, questo ne costa 130, più abbiamo quello sconto del 5 più il 5 con il cashback che c'è dentro sbarba, con i punti e tutto, quindi sono due prezzi diversi, due fasce diverse, due paesi diversi, sono due cose diverse. Io però vi dico la mia. Come trama, ok, Blackland è più regolare, però ha una trama che a me, personalmente, Blackland, scusatemi, il Rex Envoy, ma anche Blackland come finiture, io le trovo molto più, cioè, le sentite, se voi toccate la trama e la sentite, è più precisa, ma la sentite. Questo, ragazzi miei, visivamente, vi dico la verità, si vede una trama meno precisa, ok? Anche se comunque è lavorato bene, ma meno precisa, però ragazzi è liscissimo, cioè a me piace di più così, vi dico la verità, perché è proprio liscio, non sentite la trama in superficie, quindi per me questo è un punto a vantaggio. E vi dirò anche un'altra cosa, se uno ha passione, perché me l'hanno detto chi anche ci ha messo le mani, lucidare ad esempio un Blackland o un Rex, ragazzi, ve la sudate di brutto. Questo qui secondo me, che è già rifinito bene, cioè già liscio, se uno se lo vorrebbe tirar su con un Dremel e portarselo proprio a specchio, fatica molto molto meno. Però io vi dico che a me piace. E dopo, ragazzi, secondo il mio parere, il prezzo attualmente in commercio e come è fatto e tutto, per me è tanta roba. Dopo, ragazzi, mettetela come volete, a me piace, ecco. Non amo rasoi in acciaio ricoperti, il Sintesi è nato così, c'è il suo perché, sapete che per me è un rasoio fantastico, l'ho detto, lo ripeto e lo straripeto, però quando prendete in mano questo rasoio a me dà una sensazione diversa, ragazzi, cioè, questo è un rasoio che vi lascia una bella importanza in mano, quindi come sensazione che dopo quello sia comunque un gran progetto e tutto quanto, però a me la sensazione che mi dà questo qui,
in mano, questo è un rasoio importante in mano e non è esagerato come uno potrebbe pensare. Quindi vediamo come lavora e dopo tireremo le nostre conclusioni con la versione open. E più in là riproveremo anche la closed, che quella mi è piaciuta da morire. Pennellazzo, oh ragazzi, oggi mi voglio trattare bene perché questa barba merita, quindi Voigt & Co. Mamma mia, che capolavoro. Che capolavoro con ciuffo Silver Tip. E nuovo uscito di casa Pantarei, Mediterraneo. Andiamolo a scoprire. Packaging, ragazzi, cioè, forse il più bello visivamente tra tutti quanti è questo. Cioè, questo veramente, solo comprarlo, solo per il packaging, farci mandare la scatoletta e metterlo sopra nella bacheca e basta. Allora, profumazione. La profumazione è fantastica, fantastica ragazzi. Mi sono già sentito un po' l'after, quindi anche per avere un minimo di parole da dirvi. Apre con un mandarino che è veramente micidiale. Si sentono delle note pepate, delle note fresche, probabilmente che è derivato dallo zenzero. Le note floreali ci sono, ma non sono decisive, ok? Quindi ci sono e fanno da contorno in modo spettacolare. Una nota che a me piace molto, e qua è di una qualità fantastica, perché io ho anche un fava tonka di, non mi ricordo adesso di che marchio, che ho comprato a mia moglie, che a lei piace anche lei da morire. C'è una fava tonka spettacolare che gli crea una dolcezza unica. Pensavo a una profumazione strettamente estiva, però si sarebbe andata magari ad accavallare a fresco di Sicilia. Questa è una profumazione all season, per tutto l'anno, usabile sempre. È una profumazione che potrebbe sembrare, magari così a primo naso, semplice se vogliamo, ma ha tantissime sfaccettature. Per chi è preoccupato per la salvia, perché è una nota che a me dà fastidio, qui non dà fastidio. C'è, ma c'è, è perché ce la leggo, se no nel mix ci sta dentro benissimo. È una fascia probabilmente di Mediterraneo che io non conosco, quindi non vi posso dire, mi ricorda di essere di qua o di là. No, non mi ricorda niente perché nel Mediterraneo non ci sono mai stato, quindi non lo so. Vi dico che la profumazione è qualcosa di, cioè, dire spettacolare e dire poco, quindi Pantarei si è riconfermato qualcosa di meraviglioso. Quindi acqua leggermente tiepida, vado a bagnare il sapone. Dopotutto proviamo un open con la barba come si deve. Allora, la geometria del rasoio è la stessa, quindi l'unica cosa che cambia è il pettine. Vediamo se dà una sensazione un pochettino più di profondità, meno. Vediamo un po' come va. Sarà difficile che un open mi colpisca completamente, però vediamo quali conclusioni ne possiamo trarre. Ragazzi, in Italia stiamo facendo paura, cioè smettiamo, lo dico veramente ma con tutto il cuore, e ogni volta che sto provando prodotti nuovi, da adesso i rasoi, anche quelli fatti da Goodfellas come questo rasoio qua, ancora di più sull'artigianale e meno sul commerciale tra virgolette, si vede quando lo prendi in mano, cioè questi set da sapone Pantarei, AEB, anche i nuovi che ha fatto Bruno, sti pennelli qua, cioè ragazzi miei, sono io il primo che ero sempre con gli occhi così puntato verso l'America, ma ragazzi miei, cioè adesso attualmente in Italia
A noi facciamo il baffo a tutto il mondo oggi. Io lo dico in modo molto, molto schietto, con tantissimo rispetto anche per i prodotti esteri, ma cioè, per me attualmente sì, c'è Savon Mister che sta lavorando benissimo, anche Ariana Evans con Ultima sta ritornando un po' alla rincorsa, però ragazzi miei, cioè, mi spiace dirvelo, ma anzi mi spiace dirmelo, lo dico con molta gioia e molto orgoglio. Il Made in Italy sta sfornando cose mostruose. A livello di prestazioni del sapone, di profumeria, di qualità, di progettazione, di pennelli, di rasoi, cioè ragazzi miei, in poco tempo, perché se voi pensate quanto possiamo dire, un paio d'anni, cioè in un paio d'anni abbiamo sfornato cose che in giro per il mondo possono solo che togliersi il cappello mamma mia come esce bene la profumazione, che spettacolo. Neanche vi dico la qualità di sto pennello perché del suono dato a mano, della qualità del manico, dell'artigianalità, cioè questo può essere tranquillamente il pennello pezzo unico in una collezione veramente, cioè in una collezione nel senso fate a fare un pennello così potete usare solo questo tutta la vita. E via, andiamo di Mjolnir. Alla faccia. Da quello che ho capito, purtroppo non sarà possibile in futuro avere sia la piastra open che closed, ma verranno fatti. Fa un pochettino fatica, c'ho una barbazza mostruosa, però fa un pochettino fatica, ok, è andata via. A togliersi il pelo sotto le lama, però ragazzi mi ha portato via mezza faccia di barba con una passata. Cioè, vedete no? Cioè, non penso che lasci tanto dubbio. Quindi verrà fatto probabilmente il modello open con un manico diverso, con un'estetica diversa. Proprio per un discorso di numeri, perché e anche insomma, non è facile fare rasoio in Italia, ragazzi, e investire su un mondo così.
perché anche le aziende ti dicono sì, magari ci devi fare. Tot di pezzi e via dicendo, e bisogna dopo riuscire insomma a investire a fare, quindi spiegherà lui che è il produttore i motivi e via dicendo. Quindi io vi do le mie impressioni e dopo fate voi. Comunque ragazzi, io vi dico, sincero, avere anche, perché a me sapete che piace più la versione lucide o via dicendo, avere una versione satinata closed o open ad esempio, e avere una versione, adesso vediamo come va, closed e una open magari con due manici diversi, che sia proprio male, come idea. Mamma mia che profumazione spettacolare. E questo speziato che si mischia a questo agrumato, che si mischia a queste note dolci, un po' legnose, cioè veramente una meraviglia. Oh ragazzi, comunque è sparita la barba, vi dico le mie impressioni sul rasoio. E ora, come emozione di taglio, ragazzi, mi sta piacendo di più l'Open. Adesso vediamo però quando finisco la rasatura. Forse la lama, essendo un po' più libera, è leggermente più canterina e il fatto che sia open, con una geometria comunque così dolce, così ben congegnata, non mi sta dando fastidio. Cioè non sento che se chiudo gli occhi non potrei mai dire che è un open. Quindi veramente tanta roba. Ho già delle idee in mente. Anzi, sapone, come sempre, i pantarai sono una garanzia. Allora, ho sempre pensato, sono sincero, che a parità di geometria un rasoio open o closed non avesse alcuna differenza, invece un pochettino mi devo ricredere, quindi non sto dicendo che cambi il mondo, ma la differenza c'è. Penso un altro po' di sapone, la differenza c'è perché hai più feedback di lama in viso, anche il suono è leggermente diverso, suona veramente una meraviglia comunque. E in questo caso veramente molto interessante.
Mamma mia che buono! Appena lo mettete in viso vi esce un mandarino che è una roba dire spaziale poco. Ok. Sicuramente non ho la pelle a postissimo perché lavorando in carpenteria adesso c'è un po' di polvere di ferro, un bel po'. Quindi diciamo che non è un toccasana per la pelle, dopo ho fatto tanti giorni senza radermi la pelle, per quanto poco un po' si indebolisce. Però vi dico il mio feedback. Le sensazioni. Ok, allora. Parliamo del rasoio. Qua ho insistito io un po' troppo, colpa mia. Ok, vi dirò la mia sensazione. Allora, come taglio mi ha emozionato un po' di più l'Open, quindi mi è piaciuto di più. Incredibilmente mi è piaciuto di più. Non è uguale al Closet, c'è proprio la sensazione in viso è diversa. Se il Closet vi permette di spingere, di dargli tutto il peso, di fare quello che vuoi in viso, l'Open no. L'Open ti dice ok, ti do una rasatura comunque dolce, ti do una rasatura volendo anche giornaliera, però non esagerare, però occhio un po' di più all'angolo, però occhio che se sbagli ti punisco. Questa è l'idea. Quindi chi cerca quel passo in più che non ha bisogno di dover spingere, comunque di permettersi anche delle rasature giornaliere, così si prende l'Open, perché è veramente fantastico. Chi vuole una rasatura sicura perfetta, comunque con un gran rasoio, perché è un grandissimo rasoio, c'è un progetto veramente fantastico, vi consiglio il Closet. Sono tutti e due, secondo il mio parere, rasoi da avere a casa. Ci sono veramente due progetti fantastici e insieme a Sintesi questo è un rasoio che non venderò. Questo è un rasoio che terrò a casa e che userò perché mi piace molto. Tra le due quale scelgo? Diciamo che se dovrei usarlo durante la settimana preferirei il Closet. Quando cerco quel qualcosa in più di emozione e che non voglio andare magari su un 316 o su un rasoio un po' troppo estremo, la versione Open qua ragazzi miei, cioè il risultato è, penso, palese. Cioè, mi ha portato via, distrutto la barba di, non so se erano ormai 7 giorni, se non di più, 8 giorni, non mi ricordo quanto, tanto comunque, tanti giorni che non la tagliavo. Sì, erano, allora, 8 giorni mi sa una roba del genere, tanto comunque che non tagliavo. E avete visto, cioè, ha spazzolato tutto. Quindi veramente tanta roba. E adesso splesciamoci Mediterraneo e andiamo a sviscerare questa profumazione. Beh, l'after ragazzi è un profumo, L'after è un profumo. Se sul sapone
un po' più discreta, delicata, ti accompagna durante la rasatura. L'after è un profumo, ragazzi, qualcosa di... La qualità della profumazione è... Ragazzi miei, potete dirmi quello che volete, ma questa non è una scia chimica. Qui sentite la qualità degli ingredienti della profumazione. Qui esce anche la nota, leggermente si sente un po' di più la salvia, sento anche la noce moscata. Il mandarino in apertura, come vi ho detto, è micidiale, però dopo un po', perché ve l'ho detto, l'ho già provata, escono comunque tutte le note di fondo, quindi la fava tonka, il legno di guaiaco, insomma escono delle note un po' quasi più calde, però rimane sempre sul fresco, probabilmente lo zenzero, tutte queste note un po' agrumate, floreali, via dicendo, lo fa mantenere sempre una profumazione fresca, frizzante, viva. Sì, all season, sì per tutto l'anno, però non è né invernale né pienamente estiva, è una profumazione che potete usare sempre con grande gioia. Veramente Alessandro, un altro capolavoro, cioè, hai un naso che è da fare patrimonio dell'UNESCO, lo dico veramente, veramente con tutto il cuore. Complimenti, la pelle è una meraviglia, nonostante mi sono un po' acciaccato, non ho sentito l'aftershave, lenitivo come fresco. Ragazzi, cioè, prodotti top assoluto made in Italy. E sono anche contento, vi dico la verità, anche se in passato ci sono state dei qui pro quo, ma sono contento che per Bruno, perché ragazzi è bello. Voi potete dirmi quello che volete, ragazzi, ma qualità prezzo, questo vedete che è un rasoio bello, artigianale, ignorantone, bello, a me piace, ragazzi, vi dico la verità, se non mi piacesse lo direi, troverei tutti i difetti di sto mondo, è un bel rasoio, ragazzi, cioè, prendete in mano questo, a me non mi fa invidiare il Rex, non mi fa invidiare il Blackland, non mi fa invidiare i rasoi americani. Questo è un gran bel rasoio, ragazzi. Vi piace di più satinato, vi piace di più macchine, non ha la versione lucida. Magari farà una versione speciale lucida che costerà 150-160 euro, ma ragazzi miei, è qualcosa di, per me, di spettacolare. Merita la vostra attenzione, ve lo dico perché non perché devo vendervelo o altro, ma perché è veramente qualcosa di spettacolare, ragazzi. A me piace tantissimo. Ottimo, dai ragazzi, vi saluto. Una droga. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye.